Questa sorta di intonaco è fatto con la cacca di mucca, la doccia. Mediamente guadagnano 250 euro all'anno a famiglia. Questo è l'unico posto di tutto il villaggio dove non possiamo entrare. È una foresta sacra. Da sotto come c'entrano? Per fare sacrifici alle divinità uccidono cani. Ok. Beviéndome la frutta dell'anacardo. Loro non sanno neanche che si possa mangiare perché l'anacardo crudo è velenoso, tanto che lo usano per fare... E che stavi piangendo un secondo fa e ridi? Che cos'è questa faccia? The minimum woman you can have is 2 wives. Can a woman have more than one husband? Adesso vi faccio vedere dove dormiamo stanotte. Tu veux, on va faire 2 petites minutes au... Elle est obligatoire, mais... Fanciulli, buongiorno. Oggi puntata Super Quark. Siamo al villaggio di Silacoro, in mezzo al nulla della Costa d'Avorio, e con questa guida stiamo facendo una bella visita. Stasera vedremo una bella cerimonia religiosa e qualcosina anche domani mattina. Ci stavo appena spiegando, questa sorta di intonaco è fatto con la terra mescolata con l'acqua e la cacca di mucca, non so se è di mucca, ma insomma la cacca di qualche animale, e serve sia per dare il colore sia perché a quanto pare tiene lontane le zanzare. Come sapete, insomma, in Africa c'è il grosso problema della malaria, quindi... What is that? Nelly? Ah, the shower? Ah. La doccia. You have to know that in our society we are very afraid of the death. We are very afraid of that. That's why we bury all our death outside of the village. Every village you have a common cemetery. But I told you at once that our village are divided in quarters. For example, in my quarter, if I'm the chief, when I die, they are not going to bury me in the common cemetery. We always bury the important personality of the clan near of the house of his first wives or near of the house of his older son. That's to leave the spirits of this death in the place to continue protecting. Allora, faccio la traduzione. Praticamente, allora, qui siamo in zona animista, quindi come religione sono animisti e hanno paura della morte, dovrebbe da dire chi non ce l'ha, e hanno paura dei morti e di tutto ciò che ruota intorno al mondo dei morti. Quindi le persone che muoiono vengono seppellite non all'interno del villaggio in un cimitero, ma all'esterno in un cimitero comune, tranne i capi dei quartieri del villaggio. Praticamente ogni villaggio è diviso in quartieri, un po' come nelle nostre città, e ogni quartiere ha a capo un uomo, una persona, che quando poi muore invece lui non viene seppellito insieme agli altri, ma viene seppellito nelle vicinanze della propria casa o della casa della prima moglie, per mantenere, come dire, lo spirito della personalità importante attorno alla propria zona di villaggio, a protezione delle persone che ci abitano. You see, this place, if you see it, is like where we dry place. No, that's a place of mask to sit down. You see, that's a sacred stone.
Ça, c'est pour adorer le masque. Ça, c'est vraiment un endroit The pour mask l'adorer. is a people is the most important in the village. Ok, If you want to talk by God, you have to talk by the mask before. ok. We'll talk well about that. Ok, perfetto. But I would like you to retain that mask is not a person. Mask is a spirit. I understand. C'est Ok. important de... Stava parlando delle maschere che sono queste persone, non ho capito bene in che modo considerate spiriti, che sono le persone più importanti del villaggio, sono quelle attraverso le quali sono considerate sacre, ovviamente sono quelle attraverso le quali si può comunicare con le divinità. Today there's one small bad news in the village. Ok. You see, there are people there. In the Famosi tribe or in the Dan tribe, we have two sort of chief of village. There's the chief of the village, who is like the headmaster of the administration in the village, and there's the one we call the chief of the earth, and the chief of the earth is the most important person in the village. Ok. Is the elder, the oldest one, but who can stand up, Ok, yeah. not the oldest who is. Yeah, I understand. So it's this man who can disturb the ground to everybody. Like Didier said, today I want to stay in Silakoro. This elder, the chief of the ground, is him who is going to say, Didier, you said you want to stay here? Okay, you can build the house of you and your wife and the children here. This part of the forest, you can keep it to grow your rice and so. That's the most important person of the village. And it's him who is died today. Ci stava dicendo, questo è la traduco. Vedete giù ci sono delle persone sedute sotto quella specie di gazebo. In questo nei villaggi ci sono due personalità più importanti, il capo amministrativo e il capo della terra, che è colui che decide la distribuzione dei terreni, delle zone della foresta, sia per vivere, per costruire casa, sia per la coltivazione. E oggi è morto questa seconda persona. Sorprendentemente, nonostante siamo veramente in mezzo a nulla e qui non c'è neanche la connessione telefonica, quindi figuriamoci internet, hanno l'elettricità, addirittura l'illuminazione pubblica. Il problema qual è? Il governo gli ha detto ok, vi portiamo la corrente, però gliela fa pagare. Considerate che qui mediamente guadagnano 250 euro all'anno a famiglia, non a persona. L'economia, come potete immaginare, è veramente ridotta al minimo. Di fatto quel poco che raccolgono dai campi, dagli alberi che ci sono in giro, fanno anche fatica a venderlo perché qui non ci sono macchine, non ci sono neanche motorini, niente. Quindi per vendere questa roba non sanno come portarla al mercato nei villaggi più grandi, nei paesi, nelle città. E la nostra guida Bamba si occupa di trasportare i vari prodotti che vengono coltivati o raccolti ed è lui che poi trasferisce anche il denaro una volta che i prodotti vengono venduti. Che stai facendo tu là dietro? Mazza come me, no? Manca phong. Ci sta dicendo che questo è l'unico posto di tutto il villaggio dove non possiamo entrare. È una foresta sacra
quindi da qui in poi non si va, e pare che la prendano parecchio sul serio la cosa, ma a parte quello, insomma, per rispetto non ci provi neanche. No vabbè, ma sto maialino, ma che cos'è? Ma che cos'è? Qui stanno costruendo una casa antisismica. Posso va? Posso va, monsieur? Ça va? Is the chief of the village. Oh, Bien arrivé. Bonjour. bonsoir monsieur, bonsoir monsieur. Merci. Da sotto come c'entrano? We are animists in the Dan tribe. 100% of Dan are animists. And to adore the mask, we don't kill chicken, we don't kill goat, we don't kill cow. To adore our mask and to let our mask be strong, we kill dog. Dogs, ok. If you look inside well, you can see some. You can see near. You see? yeah. Ça c'est des crânes de chiens qui ont été sacrifiés. The chief of the ground. Yeah. He is him who sleep here. Is him who watch over. All what belongs to the man. And we put some head of some animals which have been killed to adore the mask here, to give power to the heart. And you can see that's a place where we the guardian of the mask sit down for some small gifts to the spirit of the mask and people come life. Ci stava spiegando che in quanto animisti loro per fare sacrifici alle divinità non uccidono capre, mucche e cose del genere, ma uccidono cani. E questa è la capanna del capo del villaggio, o meglio del capo della terra. Vi ricordate prima ho detto che ce ne sono due, il capo amministrativo e il capo della terra. Questa è la capanna dove vive dove torna il capo della terra. Questo è una sorta di cesto dove vengono depositati alcuni oggetti, tra cui alcune ossa di cane, per dare forza e potere allo spirito che vive nella maschera, che sarebbe appunto, non l'ho ben capito ancora, questa distinzione tra l'essere, tra la persona che indossa la maschera e lo spirito che è considerato incarnato in questa persona. E questo angolino qui con le pietre è dove la maschera si siede e riceve alcuni doni da parte degli altri membri del villaggio. Very good, good. You are Michael Jordan and me. No, that's it. Ok. Bebiéndome la fruta del anacardo. No, you don't need to. Y esto es el anacardo, ¿no? Quello era il frutto dell'albero dell'anacardo. Praticamente non l'ho mai visto questa cosa, fighissima. Praticamente c'è quel frutto che sembra una sorta di peperone, verde, giallo, rosso a seconda del grado di maturazione. È buonissimo, si morde e si succhia ma non si mangia, quindi soltanto il succo, è dolcissimo, molto buono. E sotto c'è attaccato l'anacardo chiuso dentro al suo involucro, che tra l'altro loro non sanno neanche che si possa mangiare, perché l'anacardo crudo fresco è velenoso, tanto che lo usano per fare i tatuaggi. Praticamente ci fanno un buchino attraverso, ci infilano uno di questi zeppettini così e praticamente poi fanno la piccola incisione sulla pelle, e quindi il tatuaggio viene non perché c'è l'inchiostro, ma perché la piccola ferita, reagendo con il veleno dell'anacardo, crea una sorta di cicatrice permanente. Che cos'è questa faccia? Partout vous êtes passé, peut-être on dit les blancs, ça on dit. E fallo un sorriso. Nelly.
Allez. Nano. Cardigan. Calma, no? Perché stavi piangendo un secondo fa e adesso ridi? C'est beau les gars, comment c'est? Allez, installez-vous. Je vais me permettre. The minimum woman you can have is 2 wives. Minimum. Right, minimum. Okay. There's no maximum. If Okay. you want 1 million wives, you can have it. But there's minimum. You cannot have 1 wife. So if you have 2 wives, you build the house of each woman. Separate. Yes. Ok. As the men who build the house of our wives. So if every wife lives in a house with children, so the woman, now we are in a house Oh, of a woman. That's a typical house of a woman. This is the kitchen where she cooks. And this is the grenier. The grenier is all what she take from the farm. Yeah, ok. This is the freezer. A frigidaire, freezer, where she put the water for her and her children. Sometimes this granary can be more high, so that's why she do that sometimes. Come an escalier Ok. to work on it, Yeah. but that's to support. Can a woman have more than one husband? Or That's no? bad question. Very, very bad question. You have your answer. I know the answer. I knew the answer. So every woman live in a house with their children, and the man live in his house at that place. That's the sacred place of the quarter. In every quarter, you have one place like this. This place is where all the decisions for the family is taken. Like if we want to give our daughter to a husband, or if we want everything's like if me, for example, I want to leave the village, for example, to go live in town, we can decide it here, and after give benediction. This is for the whole village or is for the Family, I for say. one family? Yes, in Okay. each family you have a place like this. Okay. You can count 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it means there's 8 notables. Okay. No, no not tables. Ah, ok. notables in the family. Praticamente questo qua è il cerchio delle decisioni. È considerato sacro anche questo, sono queste pietre che fungono anche da sedie. I notabili della famiglia, quindi le persone importanti della famiglia, si siedono qui, si riuniscono e prendono le decisioni importanti che riguardano tutta la famiglia. Adesso vi faccio vedere dove dormiamo stanotte, che a me va benissimo, ma se me l'avessero detto mi sarei portato il cuscinetto da campeggio. Questo è il mio letto. Questo è il letto di Daniel, qui abbiamo Ale e gli anacardi, e il problema è che è de ferro e vabbè, mi sa che userò una bottiglia come cuscino e dormirò un'ora e 20. Allez, hop là. Servez-vous, les amis. S'il vous plaît, servez-vous, faites-vous plaisir. Manger ton chéri, là, parce que là, il n'y a rien. Ah, ben, le pain, quand tu l'as au village. Merci beaucoup, Victor. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc, le 1er janvier, c'est le nouvel an. Un cochon, tu fais un peu comme les gens de la ville. Comme ça. D'accord. Parfait. Mais comme il n'y a que 6 jours, Gagné. comment il... Si tu veux, on va faire 2 petites minutes au. Ah bon, on a le temps, hein. Voilà. On attend. Pour aller. Elle est obligatoire, mais tu payes. Ah bah,
Fanciulli, buongiorno. Allora, innanzitutto chiedo subito scusa se sbiascico di cose senza senso. Stanotte abbiamo dormito tipo 20 minuti spezzettati, perché i letti su cui abbiamo dormito erano semplicemente delle superfici piane di fango, dure come il granito, e non so se avete mai dormito a terra, ma è una cosa ingestibile. Soprattutto poi c'era anche un sorcio grosso come un cane da caccia, e che tutta la notte ha scorrazzato sul tetto, sul soffitto della cabana in cui stavamo, quindi è stata una nottata complicata. Stamattina siamo stati salutati dal villaggio per questo spettacolo che avete appena visto, e adesso siamo in questo microscopico villaggino e andiamo a vedere dei fabbri che lavorano il metallo ancora con delle tecniche quasi preistoriche. Vi do anche qualche indicazione su dove ci troviamo. Siamo in Costa d'Avorio, vicinissimo al confine con la Guinea. La città in cui stiamo dormendo si chiama Man, cittadina di media dimensione. Siamo saliti a nord di un centinaio di chilometri, siamo ancora più vicini al confine con la Guinea, in una zona dove c'è anche un parco nazionale che però purtroppo non si può visitare perché il governo della Costa d'Avorio non valorizza questi posti, quindi sostanzialmente è una zona interamente aspra, disabitata e pressoché irraggiungibile. Piccolo cucciolo. Ni nyala le kuyunge alala ni fo ifo nyala makutu mwe mi gene ngo awe bi angono